Benvenuti in Kazakistan, uno dei paesi più grandi al mondo, uno dei paesi in cui la quantità di steppe è tra le più estese del mondo e uno dei paesi in cui la densità abitativa è tra le più basse del mondo. Domani davanti a me ci sono 350 km di nulla, 150 di questi saranno puro sterrato. Non ci sarà niente, non ci saranno negozi, non ci saranno villaggi. Forse a 240 km dovrei trovare una moschea e lì potrei riuscire a trovare dell'acqua. Per il cibo invece, quello che vedete qui è quello che mi deve bastare per i prossimi 5 giorni. Quello che sto per svolgere rappresenta l'avventura più importante, più difficile dell'intero viaggio. Davanti a me si apre uno dei deserti più affascinanti al mondo, ma anche uno dei più difficili. Raffiche di vento che possono arrivare a 80 km/h. Benvenuti in Mangistau. Si parte per i prossimi 5 giorni al di fuori della civiltà e dopo 4 giorni dovremo raggiungere questo. Speriamo di arrivarci, ma prima colazione. Ultima colazione prima di andare nel deserto, quindi per un bel po' di giorni dovrò dimenticare cibo fresco. Ecco Aktau, 446 km di questa strada. È lunga. Allora, vediamo un po'. Ho trovato un gruppo di case a 5 km. Vediamo se riusciamo a dormire lì, visto che qui c'è anche internet. Ripartiamo. Oggi c'è un vento fortissimo e ce l'avrò tutto contro. Vento il picco dovrebbe essere 12 metri al secondo, quindi credo sui 40 km/h. Oh. Cammelli. Allora, siamo arrivati all'inizio della strada sterrata. Questa è tutta la strada sterrata che dovrò fare, circa 140 km fino a vabbè. Guardate come si vede solo steppa all'orizzonte, ti senti veramente piccolo rispetto a tutto il resto qua. Allora, la prima giornata è praticamente finita, se non fosse per il vento che è molto fastidioso va bene, però vado molto lento anche perché il terreno è un po' fangoso. Oggi in confronto a ieri c'è molto meno vento, ma ieri il vento era tremendo, veramente fortissimo. In un primo momento ce l'avevo pure tutto contro, per fare 5 km ci ho messo un'ora. Questi cavalli che mi guardano. Allora, sono arrivato a 30 km, oggi l'obiettivo è fare più chilometri possibili visto che c'è il sole e domani forse il tempo non è così bello, quindi fino a quando non tramonta il sole verso le 8:30 si va avanti.
ora sono le 1:10, quindi si continua. E questo è l'ambiente circostante. Questa è la strada che ho fatto e questa davanti a me è quella che dovrò fare. Sono le 16:22, questa è la strada, indovinato un po', non è cambiata. Però mancano meno di 50 km alla moschea. Allora, lì ci sono praticamente 4-5 strade che vanno tutte in direzioni diverse. Io ora ho preso questa, seguendo un po' la mappa, ma è molto relativo, speriamo bene. La seconda giornata è finita, oggi ho fatto non tanti chilometri in realtà, un'ottantina, ma ci ho messo 11 ore e mancano 20 km alla moschea, quindi domani arriviamo alla moschea finalmente. Terzo ultimo giorno sullo sterrato, oggi raggiungiamo la moschea e da lì in teoria dal sedere che ho visto c'è asfalto dopo. Sono appena arrivato alla moschea, quindi posso prendere un po' d'acqua qui. Dopo 3 giorni di puro sterrato, finalmente una delle grandi tappe di questo viaggio è stata raggiunta. Ovviamente questa tappa è raggiungibile anche da Actao con tour in 4x4, però raggiungerla con le proprie forze ha proprio un altro sapore. Ora lasciamo questo posto e continuiamo sulla strada principale fino alla prima città tra 130 km. Dieci minuti dopo la clip che avete appena visto ha iniziato a piovere molto forte. Ho continuato a pedalare sotto la pioggia per circa mezz'ora, fino a quando un autobus si è fermato e mi ha dato un passaggio verso la città. Da lì poi ho continuato gli ultimi 2 giorni in Asia centrale fino a raggiungere Actao, sul Mar Caspio. Allora, questa è l'ultima notte in tenda che passerò qui in Kazakistan. Questo è il posto. Domani mancano ormai 60 km per Actao, quindi siamo praticamente arrivati ad Actao, dove poi prenderemo l'aereo per l'Azerbaigian e si conclude qui, quindi si concluderà lì poi quella che è la parte di Asia centrale. Ho attraversato la steppa e le grandi montagne dell'Asia centrale. È stata una fase dura, spesso ventosa, lunga e anche molto isolata. Adesso questa parte finisce. Tra poco entrerò in Azerbaigian e continuerò verso ovest, sempre verso casa. Andare a ovest è andare verso il tramonto, e il tramonto è la fine del giorno, e in qualche modo rappresenta anche la fine del mio viaggio. E lo stesso orizzonte che spegne la luce davanti a me mi sta riportando a casa, e Narni si sta avvicinando sempre di più.